Qui non si raccontano le solite storie, qui si dà voce a quelle dimenticate. Oggi non ti parlerò solo di un mostro, ma di qualcosa che esiste molto prima di lui. Un volto dipinto, un sorriso esagerato, un essere che dovrebbe far ridere e invece paralizza. Perché la verità è questa: il pagliaccio non è mai stato davvero innocuo. Quando It esce nel 1986, il mondo pensa di trovarsi davanti a un semplice romanzo horror, un'entità chiamata Pennywise, un pagliaccio che attirava i bambini e li divora. Ma Stephen King non ha inventato la paura, l'ha riconosciuta. Molto prima di Pennywise, il pagliaccio esisteva già, non come intrattenimento, ma come figura ambigua. All'inizio il pagliaccio non era uno, erano due. Il bianco elegante, composto e controllato, e l'augusto, goffo, esagerato, quello che cade. Uno rideva con ordine, l'altro senza controllo. Uno rappresentava la regola, l'altro la rottura. E insieme creavano qualcosa di strano, perché il riso nasceva dallo squilibrio. Nel Medioevo esistevano i giullari, figure ambigue, potevano dire tutto perché non venivano presi sul serio, ridevano, ma erano fuori dalle regole, fuori dalla morale, fuori dal controllo, erano liberi e proprio per questo pericolosi. Il problema non è il trucco, è ciò che nasconde. Quel volto nasce per essere visto. Alla fine del Settecento un attore, Joseph Grimaldi, lo costruisce così, bianco, rosso e con linee marcate, perché il pubblico è lontano, perché il volto umano non basta. Ma nel momento in cui lo fai, un sorriso troppo grande, occhi troppo aperti, colori troppo vivi, non è umano, è quasi umano. Ed è lì che qualcosa dentro di te inizia a reagire. Dopo la sua morte, la sua storia viene raccontata da Charles Dickens nel libro Memories of Joseph Grimaldi e descrive proprio questo: un uomo diviso tra il volto che mostrava e quello che viveva. E sulla sua tomba si racconta una cosa strana, che la gente non andava solo a piangere, ma a ridere. E il punto non è che ridevano, è che ridevano senza sapere perché. Come se quel sorriso non se ne fosse mai andato per davvero. Esiste un concetto chiamato Uncanny Valley, quando qualcosa è quasi umano ma non abbastanza. Il cervello entra in allarme, perché il cervello umano è programmato per riconoscere i volti e quando qualcosa non torna non riesce a classificare, non riesce a fidarsi e allora attiva la paura. Non perché sai cos'è, ma perché non riesce a capirlo. Negli anni 70 qualcosa cambia tutto. John Wayne Gacy si travestiva da pagliaccio, intratteneva i bambini, poi li uccideva. E da quel momento il pagliaccio non è più neutro, diventa sospetto. E forse la cosa più inquietante non è solo che quello che ha fatto, ma il modo in cui è riuscito a farlo. Entrava nelle case, parlava con le famiglie, sembrava normale e poi indossava un volto diverso, un volto che faceva abbassare le difese. E questo ci dice qualcosa di molto importante: il pericolo non si presenta sempre come pericolo. Pennywise non è un pagliaccio, è una forma, un contenitore. Qualcosa che prende ciò che spaventa e lo indossa.
elemento che quasi nessuno nota davvero: la città, Derry. Perché in It il problema non sono solo i bambini che spariscono, è che gli adulti non vedono, non intervengono, non ricordano, non collegano. È come se qualcosa li tenesse fermi. Passano accanto a segnali evidenti, violenza, abusi e sparizioni, e non reagiscono. Non perché non possano, ma perché qualcosa li rende ciechi. E questa è forse la parte più disturbante, perché significa che il mostro non agisce da solo. Ha bisogno di un ambiente, di persone che non guardano, che non intervengono, che lo lasciano passare. E allora la domanda cambia. Non è più cos'è It, ma dove può esistere. Perché Derry non è solo una città, è una condizione, un luogo in cui il male può esistere perché nessuno lo ferma. C'è un livello più profondo, perché il pagliaccio è una maschera e le maschere, nella loro origine, non servono a nascondere, servono a trasformare. Chi la indossa smette di essere se stesso, diventa una funzione e quella funzione può attraversare le regole, può dire cose che normalmente verrebbero fermate. Il trickster. Questa figura esiste da sempre, è quella che ride mentre rompe. Non attacca, non si oppone, passa. Entra senza essere fermata, perché sembra innocua. Fa ridere e mentre ridi non ti difendi. Nei tarocchi questa figura è rimasta, il matto. Non ha posizione, non ha un numero fisso, sta all'inizio e alla fine. È fuori dall'ordine, cammina sul bordo, ride e non guarda. È possibilità pura, ma senza direzione. È qualcosa che si muove senza direzione, non lo controlli. E se tutto questo non fosse solo una storia? Perché Derry non è rimasta dentro un libro. Funziona ovunque gli adulti non vedono. Dove si normalizza, dove si ignora, dove si va avanti. Perché il problema non è solo il mostro, è il contesto che lo lascia esistere. E qui il pagliaccio cambia forma. Non è più nel circo, è ovunque, dove qualcosa ti fa ridere mentre succede altro. Oggi la chiamiamo satira, intrattenimento, ironia, ma il meccanismo è lo stesso. Ti fa abbassare le difese, ti fa accettare e mentre ridi qualcosa passa. Il trickster non è scomparso, ha solo cambiato maschera. E allora, la prossima volta che ridi, chiediti di cosa stai smettendo di accorgerti.
Se ti piacciono le storie che non vengono addolcite, iscriviti al canale e lascia un like. Qui si raccontano le storie che non finiscono nei libri per bambini.